Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche disponibili per amore e affetti primo semestre 2025 e abbiamo la forza e la morte. Wow! Amici dell'Ariete, è come se trovaste il coraggio di rompere con certi schemi di comportamento, rompere con certe abitudini, con un vecchio stile di vita e magari, perché no, per qualcuno potrebbe anche essere una relazione in effetti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link per i corsi gratuiti presenti sul mio canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Ognuno dei due ha la propria playlist comunque. E sempre in descrizione c'è anche il link al video di presentazione del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Quindi per qualsiasi tipo di informazione, le novità, le promozioni, io inserisco sempre tutto nella descrizione del video, quindi vi basta aprire la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva mi scrivete una mail. Questa ragazzi è una di 4 letture che andrò a pubblicare per il 2025, le prime 2 sono online, una è generale, mentre l'altra è focalizzata sulla crescita spirituale, questa è sull'amore e gli affetti e l'ultima sarà sul lavoro e l'economia, quindi se non la volete perdere rimanete sintonizzati. Ok, fa subito capolino un 9 di coppe, un 3 di spade, il matto, 3 di bastoni, regina di bastoni, 9 di spade, 4 di bastoni e fante di coppe. Dunque, ragazzi, il 9 di coppe come carta iniziale non è male, ma mi pesa questo 3 di spade fondamentalmente. Avete anche un 9 di spade qua, in effetti. Dunque, il 9 di coppe è una bella carta di per sé, è una carta che parla di abbondanza, di appagamento, di qualcuno che ha raggiunto un certo tipo di, diciamo, rilassatezza, nel senso che ha comunque tutto quello di cui ha bisogno e insomma le cose vanno bene, andiamo a vederlo. Come se ci fosse mm, un lato, un settore particolare della vostra vita dove ehm, avete raggiunto questa sorta di tranquillità, mi viene da dire, che può anche essere intesa come staticità. Ehm, è interessante perché c'è un 9 di spade che avete già qui e un 5 di coppe. Qualcuno potrebbe, questa ve la dico, ve la butto lì così, spero che vi faccia pensare, potrebbe avere la credenza che essere felici o dimostrare la propria felicità non è corretto nei confronti degli altri, perché magari gli altri in questo momento particolare stanno affrontando un periodo di sofferenze, quindi un po' come
no, non devo far vedere la mia felicità perché sennò gli altri soffrono ancora di più. Per qualcuno può risuonare questa credenza, anzi fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il 3 di spade. Dieci di coppe e 10 di pentacoli. Guardate ragazzi, sto guardando un po' tutte le carte, mi sembra proprio una storia, nonostante io non le legga come se fossero una storia, però qui mi è proprio chiaro che c'è come una situazione di stasi iniziale, con una relazione in particolare, adesso poi vediamo se dopo, dicendovi i settori, riesco a identificare meglio quale, però c'è una relazione in particolare che è arrivata come ad un punto morto, mi viene da dire. Cioè, magari avete la casa, magari avete raggiunto quell'obiettivo, magari siete in un certo tipo di sintonia, però poi è lì, è ferma, è stabile. E vi dico che qui potrebbe esserci un momento difficile, duro, con questo 3 di spade nel prossimo semestre, che potrebbe portare qualcuno di voi a cercare sollievo fuori dalla coppia. Mm? È temporanea la cosa. Per le persone a cui potrebbe risuonare, vi dico, è temporanea. Quindi potrebbe essere come solo, diciamo, un fuoco di paglia. Andiamo a vedere il matto. Sette di coppe. C'è voglia di volare in alto qui. E regina di bastoni, che avete già qui. Credo che qualcuno, sapete quei desideri di rivalsa o di rivincita? Credo che potrebbe esserci effettivamente a livello familiare, a livello intimo, diciamo così. Può essere o il partner, ragazzi, o qualcuno all'interno della famiglia stretta, che potrebbe o creare questa sofferenza o verso la quale potreste avere questo tipo di sofferenza. Il 3 di spade molte volte parla anche di tradimento proprio, quindi tenete le antenne allerta, però qui ho come la sensazione che ci sia la voglia di andare, di distrarsi da questo problema, di rimanere leggeri, di pensare al futuro proprio per non farsi trascinare giù da questi pensieri pesanti. Adesso andiamo a vedere il 3 di bastoni. Perché il 3 di bastoni è una carta di viaggio, è una carta di progetti che si espandono, eccolo qua l'obiettivo con la carta della stella. E un 8 di spade. È come se si pulissero gli obiettivi. Per qualcuno si tratta di rifocalizzare gli obiettivi su di voi e non più sulla coppia. Tenete presente che comunque l'otto di spade è una di quelle carte che indica il vedere il bicchiere mezzo vuoto. C'è un video che ho pubblicato e c'è anche una playlist che si chiama Calderone Spirituale, credo, dove lì ho pubblicato un video che spiega come compensare i pensieri negativi. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Due di bastoni e 9 di coppe che si ripete, ragazzi. Sì, c'è voglia di trovare una nuova tranquillità, mi viene da dire. Se vogliamo anche di uscire un po' dalla zona di comfort, c'è voglia di conoscere gente, ma sento che il prossimo semestre effettivamente vi darà varie possibilità di conoscenza, varie possibilità di espandervi, espandere le vostre amicizie, espandere i vostri desideri, tipo alzare l'asticella. Andiamo a vedere il 9 di spade. È come se qui qualcuno avesse paura, alzare la testa per paura di rompere gli equilibri. E quindi piuttosto rimanete tipo in sofferenza e andate fuori a cercare stimoli nuovi perché dentro la coppia o dentro la famiglia o dentro la relazione a cui voi state pensando non li trovate, quindi cercate stimoli fuori.
Adesso andiamo a vedere il 9 di spade, 2 di coppe, e regina di coppe. Come se qualcuno non sapesse o non capisse più ad un certo punto se vale la pena stare in coppia, se vale la pena cercare una coppia, un partner. Non tanto perché abbiate confusione mentale, ma perché qualcuno sento che è stufo di star male. Per la serie, tutte le volte che ho una relazione, alla fine soffro. Però probabilmente perché non instaurate le relazioni giuste. Andiamo a vedere il 4 di bastoni perché è comunque una bellissima carta per terminare la lettura, ragazzi. E poi c'è anche un fante di coppe, quindi come se le cose cambiassero. Oh, 3 di spade e 8 di coppe che ora raccolgo. Datemi anche una carta per il fante di coppe. Uh, giudizio. Fante di pentacoli. Adesso vediamo perché poi se no non le vedete più. 7 di bastoni, 7 di pentacoli e 4 di pentacoli. Qui mi sa tanto che qualcuno non vi vuole perdere. O come questa sensazione che cerchi di riprendervi, che cerchi di dire no, costruiamo di nuovo qualche cosa insieme, perché effettivamente il 4 di bastoni è una carta bella, è una carta di stabilità, è una carta di qualcuno che finalmente ha raggiunto quello che voleva, il suo scopo, diciamo così, però comunque viene rimarcato da un altro 3 di spade e da un 8 di coppe. Quindi qui ho proprio la sensazione che questa morte possa voler dire che no, basta, ormai ho deciso, me ne vado, mi fa soffrire questa relazione e qui è come se l'altra persona facesse un po' di tutto per non farvi scappare. Però qui si smettono certi atteggiamenti di senso di colpa. Quando qualcuno, cioè quando vi capita di sentirvi in colpa per qualcuno o per qualcosa, provate a sostituire la parola colpa con la parola responsabilità e vedete che effetto fa su voi stessi. Chiedetevi, è realmente colpa mia che sia successa questa cosa qua? Sono io il responsabile o la responsabile per questa cosa qua, per questa sensazione, per questa emozione? Sono io responsabile per come tu reagisci? Mi sento in colpa perché sta male, mi sento in colpa perché si arrabbia, però ognuno sceglie se arrabbiarsi o no, quindi voi non siete né colpevoli né responsabili di come l'altro decida di reagire. Allora ragazzi, partiamo dai single. Qui ho la sensazione che vogliate rimanere un pochettino sul leggero nel prossimo semestre perché è come se aveste ancora bisogno di ritrovare la vostra zona salda, la vostra stabilità interna prima di rifondervi con qualcun altro. C'è come una sorta di paura a perdere i propri confini. E probabilmente per qualcuno c'è anche come la voglia di scoprire cose nuove, di scoprire gente nuova, di conoscere, di fare, di viaggiare, di banchettare, di divertirsi, di ballare. Come la sensazione che vogliate scoprire la vita e quindi per qualcuno c'è come questa lotta interna nel sì, ok, voglio un compagno, una compagna, una persona vicino a me, però so che magari avere una persona vicino a me toglie tempo, toglie energia a me stesso, a me stessa, quindi non so se. E diciamo che nel momento in cui voi dite no, guarda, sto bene così, mi devo lavorare le mie cose, c'ho un 3 di spade che mi pesa sul groppone e quindi devo pulirmi un po' da tutta questa sofferenza, l'altra persona sento che in qualche modo vi dirà che vi aspetta. Ok, io credo che è vero, è un fante di coppe, quindi prendete sempre tutto quello che dice questa persona con le pinze, non credete mai troppo a quello che dicono gli altri fino a quando non ci sono i fatti che dimostrano, però io credo che ci sia come una presa di consapevolezza, che può essere anche da parte vostra, sul ok, aspetta un attimo, non corriamo così tanto,
vediamo come si può costruire la cosa. Perché qui siete voi che avete bisogno di cambiare il modo di vedere le cose, il modo di vivere le cose. Avete una regina di coppe al contrario, avete questa emotività iper aperta che magari una reazione da 5 per una persona normale, per voi diventa una reazione da 15. Che proprio perché sentite tanto queste emozioni, sentite anche le emozioni degli altri e quindi vi fate un po' sopraffare. Penso che sia giusta la seconda. Comunque, da tutto questo turbinio di sentimenti, emozioni e sensazioni che avete. Qui si tratta di ponderare, secondo me, andarci con calma. Mm? Se siete in una coppia, ragazzi, fate attenzione perché potreste cadere in tentazione. Allora, il 3 di spade, sì, è vero, potrebbe anche essere l'altro, ma potreste anche essere voi, considerato che abbiamo anche un matto che mi parla di avventure, mi parla di storie, mi parla di gioco, di flirt, mi parla di storielle. E siccome c'è anche un set di coppe che mi parla di varie possibilità e voi sarete abbastanza al centro dell'attenzione nel prossimo semestre a livello sociale, vi dico, la tentazione potrebbe anche essere la vostra. Potreste anche essere voi che vi ritrovate in mezzo a un tradimento. In quel caso uno dei due potrebbe decidere di andarsene e l'altro invece cercare di ricostruire le cose, di rimettere un po' delle fondamenta solide per ripartire da lì. Se per caso il tradimento è subito da parte vostra, fate attenzione a non farvi prendere dai pensieri negativi e dalle paure o dalle preoccupazioni di cose che forse in un remoto futuro potrebbero succedere, ma non si sa se effettivamente succederanno e quindi non perdete energie preoccupandovi di cose immaginarie, preoccupandovi di illusioni fondamentalmente. Se invece siete in una relazione, ragazzi, un po' così, diciamo, come vi dicevo prima, statica, magari anche un po' deludente, dove siete più, diciamo, sono più i giorni in cui soffrite, state male, piangete, piuttosto che i giorni in cui siete felici, sento che anche qui cambierà il modo. Credo che è come se vi venisse una sorta di grinta. Tipo, ok, tu non mi consideri, vedrai che altri lo faranno. E da lì ci sarà come una spinta a uscire dal vostro guscio, ad andare a sperimentare. E vi dico che questo potrebbe effettivamente far tornare su suoi passi la persona in questione. Per quello che riguarda, ragazzi, i figli, nel caso ne abbiate, se non sono figli, si può parlare di magari progetti o cose che state cercando di costruire, di concretizzare. Ehm, allora, per qualcuno, soprattutto se state cercando figli, questo è un argomento un po' delicato, ragazzi. Diciamo che il tema della ricerca dei figli nel prossimo semestre potrebbe essere un po' pesantuccio per qualcuno di voi. È come se creasse uno stress. mm? Divertitevi, datevi all'ippica, giocate, ballate, cercate di distendere la mente perché tendete ad avere questi pensieri autosabotanti che non giovano neanche la chimica del corpo. Questo era un messaggio veramente, veramente specifico. Ehm, Vi dico, nel caso siano progetti magari di coppia piuttosto che di famiglia, c'è come la possibilità invece qui, ragazzi, di puntare verso nuovi obiettivi. Magari si taglia con qualche cosa del passato, e si costruisce qualche cosa di nuovo insieme. Non mi è chiaro se è con la famiglia piuttosto che con il o la partner,
o con gli amici o coi colleghi o coi vicini, però è come se arrivasse un nuovo progetto, una nuova prospettiva di viaggio, anche una nuova prospettiva di unione vedendo questo 2 di coppe. E l'8 di coppe anche mi parla di viaggio. Se per caso ci fosse qualche tema riguardo alla convivenza, se vi chiedessero di andare a convivere e voi non siete convinti dell'altra persona, non andate a convivere. Perché qua andreste a coabitare, non convivere. Non so se è chiara la differenza. Chi coabita divide le spese. Chi convive condivide la vita. O comunque parte di essa, perché giustamente una parte della nostra vita è anche dedicata al lavoro. Se parliamo invece di amici, vicini, relazioni sociali, devo dire ragazzi che avrete come un boom, soprattutto se avete dei canali di YouTube, dei social. Qui sento che le cose potrebbero muoversi non poco, potreste attivare, come dire, nuove conoscenze, nuovi ho sentito la parola party, quindi potrebbero essere delle feste, potrebbero essere come dei nuovi obiettivi artistici piuttosto che, non lo so, è come se ci fosse qualche nuovo obiettivo che potreste nutrire, costruire, lavorare con qualcuno intorno a voi. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere un Ching dell'amore. Andiamo a vedere qual è il messaggio per voi. Il fallimento, carta numero 47. Nel libro viene tradotta come le avversità e dice: ci sarà un periodo sfavorevole in cui sì saremo assillati dalle preoccupazioni e dalle amarezze. È inevitabile, perché l'uomo non può cambiare il destino e l'oroscopo non può fare altro che indicarglielo, ma è sempre possibile uscire dall'assillo. Quando un uomo forte è angustiato, rimane tranquillo e sereno, e questa sua serenità costituisce la garanzia del riscatto. Non ci si lasci abbattere, quindi, e non si commetta nulla di meno che dignitoso. Anche se in un primo tempo saremo misconosciuti e calunniati, alla fine otterremo un poco di fortuna e con essa sollievo. Naturalmente bisogna irrigidirsi e rimanere fedeli a se stessi in una durezza persino spietata. Wow, che intenso questo messaggio. Andiamo a vedere ancora una fatina, ragazzi. Unità. Mentre ho estratto questa fatina ho sentito intenzioni. L'unità di intenzioni, di intenti, gli obiettivi comuni, come qua vi dice la carta della stella, saranno importanti. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato come degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email per fissare un appuntamento. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli di video sono visibili, quindi vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2025 splendido, ricco di abbondanza e di gioia e di amore e di occasioni, visto che avete un bel set di coppe. E vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!